Noi adesso parliamo anche di investimenti in banda ultralarga molto importanti perché abbattono il digital divide, mettono tutti i cittadini ed imprese al pari con la rivoluzione digitale. Il nostro ospite Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber, grazie per essere qui con noi. Allora, buonasera. Ascoltiamo subito il pezzo di Célia Guimaraes che fa il punto su quello che sta succedendo anche a Ischia, lo guardiamo insieme e poi torniamo in studio. La banda ultralarga è un bene e un diritto di imprese e cittadini, lo dice l'Unione Europea, e il piano nazionale italiano per la banda ultralarga, varato nel 2015, fa propria la visione di un'Europa digitale competitiva in cui le connessioni veloci in fibra ottica siano garantite al 100% dei cittadini entro il 2020, in qualsiasi località si trovino. Ma l'Italia è fatta anche di zone troppo isolate come i paesini montani o anche troppo complicate come il centro storico delle città d'arte, dove gli investimenti degli operatori privati faticano ad arrivare. Da qui la scelta per legge di affidarsi alla mano pubblica attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico. Un esempio dell'intervento pubblico è rappresentato dall'area bianca dell'isola di Ischia. Qui è stata Open Fiber, la società per azioni tra Enel e Cassa Depositi e Prestiti, vincitrice delle prime 2 gare pubbliche per la copertura di 16 regioni italiane, ad inaugurare cantieri per garantire la fibra ottica per la banda ultralarga in 7.000 abitazioni e uffici a Casamicciola, Forio e Lacco-Ameno, con investimenti per 1 milione di euro. Altri 170 milioni di euro serviranno a raggiungere 546 comuni campani, tutti nelle cosiddette aree a fallimento di mercato. Allora, dottoressa Ripa, le chiedo subito che cosa vuol dire intanto portare la fibra in aree cosiddette a fallimento di mercato. Sì, significa finalmente per il nostro Paese superare un divario e un ritardo storico nella diffusione della larga banda, in particolare della banda ultralarga, come viene definita la rete che sta realizzando Open Fiber tutta in fibra fino a casa del cliente. Significa sostanzialmente dotare circa 9 milioni di unità immobiliari nelle aree prevalentemente rurali, ma come diceva il servizio anche nei centri urbani, dove in questo momento non ci sono le condizioni per la sostenibilità economica di un'offerta in fibra da parte di altri operatori. In questo contesto Infratel e in particolare appunto il Mise con le gare che sono state assegnate negli anni scorsi ha deciso di intervenire per risolvere e recuperare il tempo perso. Ecco, come si porta fisicamente, anche proprio per fare capire quello di cui stiamo parlando, perché arriverà in queste aree l'internet veloce, che naturalmente insomma, deve essere così per tutti ovunque, ma fisicamente come funziona? Funziona sostanzialmente con una serie di soluzioni tecnologiche che Open Fiber sta mettendo in campo per minimizzare gli impatti e velocizzare la realizzazione di questa rete interamente in fibra che arriverà fino a casa del cliente. Noi stiamo cercando di riutilizzare il più possibile tutte le infrastrutture già presenti sul territorio. Per questo facciamo affidamento non solo ai cavidotti già presenti sul territorio, ma anche alle reti già installate elettriche piuttosto che quelle del gas, e poi in quota parte dobbiamo ovviamente anche scavare per posare la fibra ottica. Per un numero più limitato di abitazioni, quelle che sono tipicamente dette le case sparse, arriveremo poi con una soluzione invece radio, quindi utilizzando la tecnologia Fixed Wireless Access, e che ci consentirà di rendere ancora più veloce ed efficace la realizzazione di questa infrastruttura. Le chiedo quante sono in tutto quindi, le regioni che sono interessate e soprattutto diciamo, quali avranno la precedenza tra queste? No, la precedenza le avranno tutte insieme perché il piano di Open Fiber sta sviluppando la rete appunto in queste 16 regioni che sono state oggetto di aggiudicazioni, più la provincia autonoma di Trento, in maniera contemporanea e parallela. Ovviamente stiamo in questo momento accelerando sulla fase di apertura dei cantieri. Sono circa 500 i cantieri in questo momento aperti sul territorio. L'obiettivo è di coprire 6.753 comuni nei prossimi 3 anni. Quindi assolutamente avremo un approccio aperto e trasversale e parallelo su tutte le regioni. Bene, allora ringrazio Elisabetta Ripa per essere stata qui con noi, continueremo naturalmente a parlare.